Se ti piacciono i video su questo canale, iscriviti e attiva le notifiche per rimanere sempre aggiornato. L'Imam RO-37 Lince era un biplano monomotore da ricognizione, sviluppato dall'azienda aeronautica italiana Imam nella prima metà degli anni 30. Fu il primo progetto originale prodotto in grande serie dalle industrie aeronautiche Romeo, che successivamente divennero industrie meccaniche aeronautiche meridionali. Entrato in linea nel 1935, per quasi 8 anni costituì l'equipaggiamento standard dei reparti da osservazione aerea del Regio Esercito, dipendenti dalla Regia Aeronautica, nei quali operò non solo come ricognitore, ma anche come aereo d'assalto e persino come caccia intercettore. I 617 esemplari costruiti dal luglio del 1935 al maggio del 1939 in due versioni, RO-37 con motore V12 raffreddato a liquido e RO-37 bis con radiale raffreddato ad aria, vennero utilizzati durante la guerra di Etiopia, la guerra civile spagnola, nei reparti dell'aviazione legionaria e nella prima fase della seconda guerra mondiale, fino al 1943, quando, palesemente obsoleti, vennero ritirati dalla prima linea. All'inizio degli anni 30, il Ministero dell'Aeronautica emise una specifica per la fornitura di un nuovo velivolo leggero da ricognizione terrestre. Tra le caratteristiche richieste vi era il raggiungimento di una velocità massima di 350 km/h, un'autonomia di 5 ore, la capacità di operare da campi d'aviazione improvvisati e la dotazione bellica di 3 mitragliatrici e una spezzoniera. Il progetto venne affidato all'ingegner Giovanni Galasso, che realizzò un velivolo di concezione tradizionale, dalla configurazione alare sesquiplana con rivestimento misto in alluminio e tela. Concepito per la ricognizione e l'appoggio ravvicinato, prevedeva una coppia di mitragliatrici anteriori più una terza brandeggiabile nell'abitacolo dell'osservatore, il quale godeva di un'ampia visuale, anche grazie alle ampie vetrature. Il RO-37 inoltre disponeva di attacchi subalari e in fusoliera, per un carico di caduta di circa 150 kg. Il prototipo con matricola militare 220 venne realizzato negli stabilimenti Imam di Capodichino e portato in volo sempre dall'aeroporto di Capodichino il 6 novembre del 1933 ai comandi del pilota collaudatore Nicolò Lana. Il ciclo di valutazioni non rivelò problemi particolari e dopo l'esame da parte di una commissione mista dell'esercito e dell'aeronautica, l'aereo fu scelto per la produzione in serie. Il RO-37 era un velivolo dall'aspetto convenzionale per l'epoca, monomotore biplano con carrello fisso. La fusoliera era realizzata in tecnica mista, con la struttura in tubi d'acciaio al cromo molibdeno ricoperta da pannelli in duro alluminio, fino alla postazione posteriore e tela. Era caratterizzata da due abitacoli aperti in tandem, quello anteriore per il pilota e quello posteriore per l'osservatore e mitragliere. Entrambi erano dotati di doppi comandi, con la barra di comando posteriore amovibile. Erano protetti da parabrezza frangivento e nella postazione posteriore da una serie di finestrature laterali apribili a scorrimento. Gli impennaggi erano di tipo classico, realizzati in tecnica mista, a singola deriva e piani orizzontali controventati, con montanti in tubi d'acciaio. La configurazione alare era del tipo biplano sesquiplana. Entrambe le ali erano a pianta rettangolare, con le estremità rastremate. Solo l'ala superiore era dotata di alettoni e aveva un'apertura di 11,8 metri, mentre quella inferiore di 9,39. Anche le ali erano realizzate con tecnica mista. La struttura era trilongherone in duro alluminio con centine in legno e il rivestimento era in tela e in fogli di compensato. Le ali erano collegate tra loro tramite due robusti montanti integrati da tiranti in cavetti di acciaio,
mentre il piano centrale superiore era collegato alla fusoliera con 2 terne di montanti e 2 crociere. Il carrello d'atterraggio era un semplice triciclo convenzionale, era fisso con elementi anteriori a 2 ruote indipendenti, era ammortizzato e dotato di freni pneumatici azionabili separatamente dalla pedaliera ed era integrato da un ruotino d'appoggio orientabile e non carenato situato in coda. La propulsione era affidata nella versione RO37 ad un motore Fiat A30 RA-bis, lo stesso che equipaggiava il caccia Fiat CR32. Si trattava di un 12 cilindri a V raffreddato a liquido, dotato di radiatore posto nella parte inferiore della fusoliera ed era capace di erogare una potenza di 600 cavalli. Era abbinato, tramite un riduttore, ad un'elica bipala in legno. A partire dal 295esimo esemplare, l'unità motrice venne sostituita da un radiale Piaggio P9 da 560 cavalli, con elica indifferentemente bipala in legno o tripala metallica a passo variabile a terra. Questa versione venne denominata RO37 bis. I serbatoi del carburante erano 4. 2 erano posizionati nella struttura della fusoliera e gli altri 2 nel pianetto posto tra le 2 semiali superiori, per una capacità complessiva di 724 litri. La dotazione di apparecchiature prevedeva una ricetrasmittente ed una fotocamera aerofotoplanimetrica OMI tipo AGR-61 formato 13x18. L'armamento consisteva in una coppia di mitragliatrici Breda Safat del calibro di 7,7 mm, posizionate in caccia sul muso, sincronizzate per sparare attraverso il disco dell'elica e dotate di caricatori da 500 colpi per arma. Vi era una terza Breda Safat da 7,7 mm, brandeggiabile in posizione dorsale, azionabile dall'osservatore. Il carico di caduta poteva essere composto da una coppia di bombe da 36 kg o in alternativa da 72 spezzoni da 2 kg, caricati nella spezzoniera ventrale. L'Imam RO37 bis aveva un'apertura alare di 11,8 metri, era lungo 8,57 ed era alto 3,15. Il peso a vuoto era di 2040 kg, il peso massimo al decollo era di 2425 kg. La velocità massima era di 320 km/h a 4500 metri di quota. La quota operativa massima era di 7500 metri. L'autonomia era di 1300 km. Il RO37 entrò in linea nel 1935. Venne assegnato inizialmente alla 103esima e alla 108esima squadriglia ed ebbe subito il battesimo del fuoco nel conflitto italo-etiopico. Questo particolare teatro di operazioni, tuttavia, non poteva essere considerato molto rappresentativo, vista la totale assenza di una aviazione avversaria. Il vero collaudo in battaglia lo si ebbe, come per altri velivoli della Regia Aeronautica, nella guerra civile spagnola. Nell'ottobre del 1936 fu costituita la prima squadriglia, la 120esima, inquadrata nel 22esimo gruppo da osservazione aerea dell'aviazione legionaria, che fu seguita 4 mesi dopo dalla 128esima. I 2 reparti furono particolarmente attivi, impiegati intensamente in missioni di osservazione e di appoggio ravvicinato, nelle quali riscossero un buon successo. Fu proprio in questo periodo che i piloti italiani misero a punto una particolare forma di attacco, denominata las cadenas, nella quale gli apparecchi si lanciavano in fila indiana a volo radente per mitragliare e sganciare e poi, dopo una rapida cabrata, ripetevano l'azione. Nel 1940, all'entrata nella Seconda Guerra Mondiale dell'Italia, la quasi totalità delle squadriglie da osservazione aerea era equipaggiata con RO37, soprattutto nella versione bis. Sul territorio nazionale erano presenti circa 290 esemplari, molti altri furono assegnati ai reparti delle colonie. Con il procedere della guerra, la linea di volo di questo apparecchio si consumò inesorabilmente, con la graduale scomparsa da tutti i fronti di impiego, cioè Libia, Africa orientale, fronte greco-albanese e Balcani.
A questo punto, con la totale radiazione verso la fine della Seconda Guerra Mondiale degli ultimi esemplari sopravvissuti, la storia del RO-37 sembrava conclusa, senza nessun esemplare sopravvissuto. Tuttavia, nell'immediato anteguerra, l'aereo aveva riscosso un discreto successo di esportazione. Difatti, tra il 1937 e il 1939, una cinquantina di esemplari della versione bis erano stati acquistati dalle aeronautiche di Ungheria, Uruguay, Ecuador e Afghanistan. Proprio in quest'ultimo paese, dopo oltre 70 anni, ai primi di marzo del 2006, durante un'attività di ricognizione svolta da una pattuglia del 132° Reggimento Artiglieria Corazzata Ariete, nella periferia nord-est di Kabul, furono trovate diverse carcasse di aerei italiani risalenti agli anni 30. Si trattava di quelle di 8 Imam RO-37 bis, facenti parte di un lotto di 16 aerei, venduti alle forze afghane nel 1937. L'importanza del ritrovamento apparve subito evidente, visto che si trattava di materiali unici al mondo. Nei mesi successivi, i resti dei velivoli vennero donati all'Italia dal governo afghano, rientrati lo stesso anno a bordo di un velivolo C-130J della 46esima Brigata Aerea, vennero portati presso il Museo Storico di Vigna di Valle per essere conservati. Successivamente venne avviato il restauro di un esemplare completo, utilizzando tutte le diverse componenti dei 6 velivoli recuperati. L'esemplare così ottenuto ha voluto riprodurre l'aereo in uso al duca Amedeo d'Aosta, viceré di Etiopia, dal 1937 al 1941.